E questa volta cosa avrò mai realizzato? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona e anche quest'oggi vi mostrerò cosa ho realizzato praticamente con 40 grammi di cordino. Se vi ricordate la bag, anzi la shell pop bag, mi era avanzato un po' di cordoncino. Potremmo farci benissimo una serie. Potrebbe essere un'ottima idea. Realizzo un qualcosa di utile e funzionale con ciò che mi rimane da un vecchio progetto o da un progetto precedente. Non lo so, possiamo deciderlo insieme. Vi aspetto giù nei commenti. Comunque, come vi dicevo, ho utilizzato appunto 40 grammi. Cosa avrò realizzato? Lo scopriremo subito nel tutorial. Sigla! Quindi ovviamente utilizzerò l'avanzo di cordoncino da 5 mm nella variante Peach che ho utilizzato per realizzare la borsa Shell Pop Bag e gli uncinetti di lavorazione 5,5-5. Ora vedo un attimino quale dei due utilizzare. Molto importante un marcapunti. Forse ci servirà anche qualche accessorio, ma intanto iniziamo con la lavorazione all'uncinetto. Questa volta utilizzo l'uncinetto numero 5 perché si lavora abbastanza bene. Dunque, facciamo un bel anello magico incrociando così il cordino. Inseriamo il cordino al centro dell'anello e tiriamo fuori il cordino, facciamo un cappio e all'interno di questo anello magico andiamo a lavorare intanto 3 punti bassi. Chiudo il mio anello magico, faccio una catenella, poi lo stringiamo per benino dopo. Intanto lavoriamo, giriamo il nostro lavoro e in costa dietro andiamo a fare 2 punti bassi, 1 e 2. 3 punti bassi nel secondo punto e poi andiamo a segnare il secondo dei 3 con il marker. Esattamente questo, sempre in costa dietro, e nell'ultimo punto vado a lavorare altri 2 punti bassi. Quindi durante questa seconda riga ci ritroviamo 7 punti bassi rispetto alla prima, dove ne abbiamo avviati 3. Continuiamo il nostro lavoro, catenella, lo giriamo e sempre in costa dietro, lavoreremo sempre in costa dietro, andiamo a lavorare un aumento di 2 punti bassi nel primo punto, un punto basso nei prossimi 2 e nel punto segnato con il marker, sempre in costa, facciamo l'aumento di 3 punti. 1, 2 e 3. Andiamoci a segnare subito il secondo dei 3. Un punto basso in ciascun punto dei 2 successivi e nell'ultimo punto invece andiamo a lavorare un bellissimo aumento costituito da 2 punti bassi. Catenella, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo il lavoro che abbiamo fatto nella riga numero 3. Nel primo punto lavoriamo un aumento di 2 punti bassi, nei prossimi 4 un punto basso sempre in costa dietro. Come notate aumentiamo di 2 punti per ciascun lato di riga in riga. Nel punto segnato con il marker andiamo a ripetere l'aumento di 3 punti bassi, sempre in costa dietro, 1, 2 e 3, perfetto, vado a segnarmi il secondo e ripeto in maniera speculare ciò che ho fatto prima, 4 punti bassi consecutivi, e nell'ultimo facciamo un aumento, 2 punti nello stesso. Credo di volermi fermare qui con la lavorazione e con gli aumenti ad inizio e fine riga. Ho già raggiunto la larghezza che voglio dare al mio lavoro. Adesso procediamo con il lavoro sviluppando il progetto in altezza e per farlo dobbiamo andare a diminuire. Ho raggiunto 8 cm, se vi può essere utile, lavorando soltanto 4 righe. Adesso facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e laddove abbiamo aumentato andiamo a diminuire, ma non vi preoccupate perché faremo sempre l'aumento centrale, quindi il nostro lavoro si svilupperà, come vi dicevo prima, in altezza. Per fare la diminuzione basterà entrare nel primo punto e prendere il cordoncino, lo stesso nel secondo punto, 3 asole e chiudo. Poi passiamo ai punti successivi, sono 5, quindi lavoriamo 5 punti bassi.
Nel punto segnato col marker andiamo a fare chiaramente l'aumento sempre in costa, quindi 1, 2 e 3, andiamo a segnare il secondo. Come faccio a prendere il marcapunti con le unghie? Cioè è impossibile. E chi ha le unghie più lunghe come cavolo fa? Lo vorrei sapere. Vabbè, prendo un altro marcapunti. Un punto basso nei prossimi 5. Comunque il motorazzo è sempre protagonista di tutti i miei tutorial, questo l'abbiamo capito, amiche ed amici. Negli ultimi 2 punti invece vado a lavorare una diminuzione. Quindi da 2 punti passerò a 1 punto. Se provate a contare i punti abbiamo sempre lo stesso numero di punti, questo significa che nella riga successiva faremo lo stesso lavoro, catenella, giriamo, andiamo a diminuire i primi 2 punti, poi lavoriamo 5 punti consecutivi sempre, 1, 2, 3, 4, 5, tolgo il marker, sempre in costa 3 punti nello stesso e vado a marcarmi il secondo e poi altri 5 punti bassi consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5. Ci rimarranno gli ultimi 2 punti e facciamo una bellissima diminuzione. Ok, dalla riga successiva in poi non farò altro che ripetere lo stesso lavoro delle ultime 2 righe mostrate, diminuzione, punti bassi, aumento, punti bassi, diminuzione. Bene amiche ed amici, ho terminato, ho fatto un totale di 16 righe soltanto perché è terminato il cordoncino, ho raggiunto così questa altezza, 18 cm. A questo punto vado a nascondere i cordini e li vado a bloccare, sigillare anche con l'accendino stesso. A questo punto andiamo a cucire i 2 bottoncini magnetici, ma potete utilizzare anche bottoncini a pressione, insomma quello che avete a disposizione, potete anche mettere un bottoncino volendo. Ne applicherò uno qui e uno invece all'esterno. Lo farò con ago e filo per cucire. Bottoncini cuciti e voilà, vado a chiudere il mio progettino troppo grazioso. A questo punto non ci rimane che andare a cucire i 2 laterali. Siccome non ho più cordoncino perché è finito, farò questa operazione con ago e filo trasparente per cucire. Se non ce l'avete potete utilizzare anche un normale filato per cucire. L'importante è che sia dello stesso colore del filato utilizzato. Io già ho tutto pronto, vado a fissare coi marcapunti la zona dove devo partire con la cucitura, quindi sia da una parte che dall'altra parte. Ok, i marcapunti mi fanno da riferimento, credo che possa bastare, quindi prendo ago e filo e inizio a cucire.
troppo grazioso, ripeto. Ho cucito i lati, guardate che lavoro super pulito, molto soddisfatta. Il progettino è funzionale. Chissà se entrano le AirPod, vediamo. Prima devo trovarle. Dove le ho messe? Le ho portate l'ultima volta con me in borsa. Quindi ce li ho in borsa. Forse. Quale borsa avevo? Visto che ne cambio una al giorno. Allora, la borsa, forse è qui. Allora, borsa non... Ah sì, le ho trovate! Amiche e amici, le ho portate con me, dai, faccio ascoltare più che vedere un dietro le quinte, io che passo da una camera all'altra, nel frattempo vi intrattengo. Ok, eccomi qui, ecco qui AirPod. Tra l'altro questo l'abbiamo realizzato insieme, lo trovate sul canale, questo progettino molto carino, stessa colorazione, vabbè. Ho un debole evidentemente per questo colore. Ah sì, ci entrano, wow, vediamo, chiudiamo. Sì, ottimo, molto contenta, quindi potrebbe essere anche un portacuffie. Bene, io ultimerei il mio progetto esattamente con un portachiavino. Lo metterei qui, faccio passare l'anello attraverso il mio lavoro, esatto, in questo modo. Anellino portachiavi, ed il gioco è fatto. Progetto completato. E con pochissimo filato ho realizzato un bellissimo progettino che potrebbe essere un'ottima idea a regalo. Non sai che pensierino fare? Fai questo, prendi un po' di avanzo, un bottone magnetico a pressione, un portachiavi, lavorazione all'uncinetto e voilà, lo fai davvero in pochissimo tempo. Io chiaramente l'ho abbinato alla borsa Shell Pop Bag, volendo si potrebbe agganciare proprio qui. Sono molto in trend questi charm bag da proprio applicare alla borsa. Potrei mettere il microfono pure qui, visto che comunque la protagonista di oggi è la Rocca Vuota. Comunque, amiche ed amici, spero che il progettino vi sia piaciuto, vi sia utile, credo di sì, come avete visto è un'ottima idea regalo, super facile, veloce, non si butta nulla, si utilizza tutto ciò che rimane, proprio come in cucina, io faccio così. E tu? Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino!